Chi è l'uomo? È la domanda che accompagna l'umanità dall'alba dei tempi, l'interrogativo che ha attraversato epoche, filosofie e religioni, riaffiorando con forza ogni volta che l'individuo, distaccandosi dalla sua quotidianità, si è trovato a percepire un senso di estraneità tanto verso il mondo quanto verso se stesso. In tale scarto, da questa frattura interiore, nasce la riflessione filosofica e spirituale. Che cos'è in fondo l'essere umano? L'osservazione del mondo naturale mostra un'armonia che comprende animali, piante ed elementi, tutti immersi in un fluire costante. L'uomo, pur essendo parte di questa totalità, si scopre diverso. Egli è l'unico dotato di coscienza, la facoltà che permette di pronunciare io. Questa autocoscienza inevitabilmente genera un senso di dualità. Da un lato la radice naturale, dall'altro la capacità di riflettere su se stessa. L'uomo appare dunque un essere duplice, materia e coscienza, natura ed interiorità. Questa autocoscienza inevitabilmente genera un senso di dualità. La storia del pensiero ha spesso ridotto l'indagine sull'uomo a un aspetto puramente biologico, analizzando la sua origine come semplice evoluzione animale. Tuttavia questa prospettiva lascia inevasa la questione dell'autocoscienza, elemento che non si spiega con la sola natura. Invece, attraverso tradizioni sapienziali, filosofie esoteriche e il nostro senso intuitivo, possiamo arrivare ad affermare che l'uomo è microcosmo, riflesso in miniatura del macrocosmo, specchio dell'universo intero. In questa visione l'essere umano è un concentrato cosmico, portatore dentro di sé della stessa trama che regge il cosmo. Nell'ottica simbolica, il cosmo è il flusso spirituale che attraversa la coscienza, ciò che rende viva l'interiorità dell'uomo. L'astrologia, antica scienza dei cieli, ha sempre letto nei movimenti dei pianeti non soltanto effetti fisici, ma influssi spirituali, correnti che plasmano la vita psichica e animica. Ogni nascita si iscrive in una configurazione celeste e ciascun individuo porta in sé la traccia di questa sinfonia celeste. L'uomo dunque non è soltanto corpo e natura, egli è attraversato da forze cosmiche, influenze planetarie che irrorano la coscienza, ne deriva una lotta interiore. Ogni individuo vive una battaglia personale con i pianeti, intesi come archetipi e forze universali che incidono sul suo destino. L'esistenza umana diventa così un teatro in cui si intrecciano natura e cosmo, materia e spirito. Chiedersi quali siano le origini dell'uomo equivale a riconoscere questa duplice appartenenza, terrestre e celeste, fisica e spirituale. L'uomo proviene dalla terra come corpo, ma dalle stelle come coscienza, è un essere di confine, un ponte tra due mondi, e forse la sua vera origine non è soltanto da cercare nel passato, ma da ritrovare nel compito che porta con sé, quello di armonizzare natura e cosmo, corpo e spirito, diventando consapevole e riflesso del tutto. Dalla tradizione ermetica possiamo renderci un'idea dell'anthropos, l'uomo primordiale. Egli nasce dal pensiero divino, il nous, e contemplando la bellezza dell'universo appena creato, sente un impulso irresistibile, unirsi ad esso. L'anthropos discende dunque nei piani della natura e, specchiandosi nelle acque del cosmo, si innamora della sua immagine riflessa. È il momento in cui lo spirito divino si riveste di corpo e materia. Da questo mito fondativo deriva l'idea della duplice natura dell'uomo, celeste perché partecipe del nous, portatore di una scintilla divina, e terrestre perché legato al corpo e alla natura, ai cicli della generazione e della morte. L'essere umano dunque non è riducibile all'uno o all'altro, ma è l'intreccio di entrambi. L'anthropos non è soltanto l'umanità storica, ma un principio archetipico. Egli è il microcosmo che raccoglie in sé la qualità del macrocosmo. Ogni parte dell'universo trova un corrispettivo nell'uomo, i pianeti nell'anima, gli elementi nel corpo, il nous nello spirito. Per questo, conoscere se stessi equivale a conoscere il tutto. Il dramma dell'anthropos è la caduta nell'oblio, l'identificazione con la sola materia. Ma l'ermetismo indica anche la via della risalita. Attraverso la conoscenza, l'uomo può ricordare la sua origine e ritrovare il nous da cui proviene, il ritorno alla propria essenza divina.